Lo so che siete curiosi di vedere la cattura, ma non è ancora il momento, dovete pazientare ancora un pochino. Quante volte vi è capitato di pescare in un posto perfetto per le spigole, ma così pieno di alghe, così pieno di scogli dove era facile incagliare, che a ogni lancio rischiavamo di lasciare un capitare sul fondo? A me capita spessissimo, soprattutto nei posti buoni per pescare a spigole. E come fare? Beh, c'è una soluzione, anzi più di una soluzione. Benvenuti a questo nuovo video. Oggi parleremo delle soluzioni per poter pescare in serenità senza dover rischiare di lasciare l'esca ad ogni lancio sul fondo, oppure senza rischiare di doverla recuperare piena di alghe. Beh, ovvio ragazzi, quando ci sono moltissime alghe non c'è esca che tenga. Tuttavia vi posso far vedere alcune delle piccole soluzioni che ci possono salvare la giornata e il portafogli. Quando peschiamo a spinning, spesso nei posti migliori per insediare le spigole troviamo un sacco di scogli affioranti, un sacco di alghe in sospensione. Ma come facciamo a pescare? Ci sono tante soluzioni, una di queste è quella di utilizzare le minnow con gli ami singoli. Ma oggi non parleremo di questi. In effetti in questi casi le ancorette sono davvero inutilizzabili. Oggi voglio parlarvi di una soluzione molto economica ma soprattutto molto efficace, quell'utilizzo di una gomma con amo offset. Eccola qui, la nostra bella gommettina. Tuttavia, come già vi ho fatto vedere in un video, ci sono molte montature che possiamo fare. Dalla montatura più semplice, quindi solo l'amo offset, che dà una grande mobilità all'esca, ma fa sì che possiamo pescare solo quando il mare è molto calmo, all'aggiunta di un piccolo piombettino ceburasca, che ovviamente ne aumenta il peso e ci permette di farlo scendere e pescare nelle buchette. Tuttavia sono tutte soluzioni che sono molto efficaci se il mare non è troppo mosso, come ad esempio l'utilizzo di ami che hanno un piccolo piombo. Anche qui però il peso dell'esca non è molto grande e quindi quando c'è forte mare e corrente l'esca se ne andrà un po' da tutte le parti. Allora mi sono un po' scervellato, in realtà non è che ho inventato qualcosa di speciale, ho solamente aggiunto un po' di piombo lì dove serviva. E sono quindi arrivato ad aggiungere inizialmente un po' di piombo sulla montatura che già ne prevedeva uno, fino a poi raggiungere anche un piccolo piombo ceburasca, il cui peso dipende dalla dimensione dell'esca. Perché ho voluto fare questa cosa? Perché ovviamente dove pescavo io c'erano la possibilità di prendere delle grosse spigole, tuttavia ad ogni lancio c'era il rischio di fare dei grossi incagli, perché avevo una buca lontano, poi degli scogli affioranti. Con un minnow non potevo pescare neanche con una gomma troppo piombata, con un black minnow, perché ovviamente la testa ti andava sempre a incagliare tra gli scogli. Allora riflettendo ho detto, quasi quasi questa montatura può salvarmi. Perché questa montatura ci salva? Ragazzi, innanzitutto è molto pesante, quindi si può lanciare ben lontano, e tutta questa piombatura fa sì che abbia anche un assetto molto stabile in acqua. Tuttavia non possiamo utilizzare tutte le esche con questo tipo di montatura. Per quale motivo? Beh, è ovvio che le esche che hanno una codina più piccolina non riescono a sopportare così bene la corrente come un'esca invece con una codona un po' più grande. Guardate un po' queste esche qui, che coda grossa che hanno, e queste emettono delle forti vibrazioni in acqua. Vi ricordo che quando peschiamo col mare mosso la spigola deve sentire la nostra esca, la deve trovare, e il lancio dobbiamo anche fare più lanci per sondare la zona, fargliela passare quasi sulla testa, perché tra la schiuma, le onde, la risacca, gli scogli che sbattono è difficile che riesca a sentire proprio la nostra esca se non gli passa molto vicino. E poi anche la tecnica di caccia della spigola diventa un po' più particolare, lei sta ferma, aspetta che gli passi l'esca sulla testa. E per farlo abbiamo bisogno quindi di esche abbastanza voluminose, di esche fatte di un materiale anche abbastanza rigido. Ovviamente poi se l'esca ha anche un incavo nella parte superiore, questo ci consentirà di ridurre ulteriormente gli incagli, ma di stare anche molto più tranquilli con le alghe. Vedete, in questo caso l'amo non si vede proprio, ma attenzione, questa è un'arma a doppio taglio, perché quando la spigola mangerà abbiamo bisogno di una canna abbastanza fast, ma soprattutto di una buona ferrata per far uscire ramo e poter ferrare il pesce. Ma questa montatura qui funziona? Beh, giudicatelo un po' voi se funziona questa montatura. Eccola, questo è un bel pesce, Ragazzi, canna alta, facciamoli tirare sulla testa. Mamma, come dire questa spigola? Se vuole andare sugli scogli, ora la tiriamo su. Vieni.
Vieni su. Non lì. Guardate come va. Su, su. Su. Eccola qua, testa fuori. Ora la prendiamo, Questo ragazzo è il momento peggiore. Eccoci qua. No. Ok, via. Ciao ragazzi, guardatela qua che bella spigola. 2 chiletti e qualcosa. Ingoiato benissimo. E andiamo, va. Come avete visto nel video ero completamente bagnato dalla testa ai piedi, ma questo è normale perché quando si pescano le spigole d'inverno ci vuole il mare mosso e la bassa pressione, quindi acqua che schizza da sotto e acqua che piove da sopra. Vabbè, questo è normale. Se volete però vedere altre catture vi consiglio anche di controllare la mia pagina Instagram lovefish.it, dove ogni tanto, quando mi ricordo, faccio le foto a qualche cattura che realizzo e inoltre potete vedere anche qualcuna delle mie montature. Ragazzi, aspetto i vostri commenti per vedere se anche voi utilizzate qualche esca, qualche montatura particolare per limitare gli incagli o per limitare sostanzialmente di prendere a ogni lancio le migliaia di alghe che possiamo trovare in sospensione proprio con i posti buoni per le spigole. A proposito, dimenticavo, quello che ho utilizzato è questo. Filo piombato, dove lo compro? Io lo prendo su AliExpress, costa una cavolata, 1 euro, 1,20 euro, qui in Italia ancora non sono riuscito a trovarlo. Gli ami, utilizzo questi della Gamakatsu che misura dalla 3.0 per le gommettine un po' più piccole alla 5.0 per quelle un po' più grandi. Ovviamente ragazzi, così come queste, ci sono anche altre marche che vanno bene, io mi trovo bene con questi perché sono belli affilati. Prima di salutarvi vi ricordo, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e che vi costa, almeno non vi perdete nessuno dei video che farò. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi! Che bello! Guardate che onde!